Chi sei tu? Chi sei tu? La voce? E sei qui per? Leggere quello che c'è scritto sul foglio e basta. E basta. Ok. Dai, leggi. Nelle puntate precedenti, Alex e il prof si domandano seriamente quale sia la vera natura del loro coinquilino Adel. Il bro ed il fra fanno la fantastica scoperta che il prof parla la lingua degli elfi, ma quella meno bella che sia il più grande dei babbani. Adel nasconde un segreto. Chi è Colo? E perché questo disturba Alex ed interroga il prof? Approfondiamo. Esagero timori minori, ci scherza sopra, nascondo le paure peggiori, per paura che si rida di me, scappo dai problemi, dai discorsi seri, evito i film tristi e parlo a citazioni, ma rivoglio quella sera, non una che somiglia, per emozionarmi ancora, come la prima volta e non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Buongiorno prof. Giorno. E la camicia? Come la camicia? No, Alex, non ce la facevo più. Ho mollato il colpo con la camicia in casa. Dai, non ce la facevo più a tenerla. Beh, ma non è un po' eccessivo fare lezioni con la maglietta di Harry Potter? Bella, vero? E comunque ho già letto tutti e 10 libri che mi avete imposto di leggere. Bravo prof, buongiorno gang. E allora ti interrogo. Sentiamo un po' allora, cosa mi puoi dire? Dimmi i nomi dei fratelli Weasley, però attenzione, in ordine decrescente, dal più vecchio al più giovane. Alla più giovane, vorrei dire. Bravo. Non è la stessa cosa. Bravo. Allora, Charles, Percy, Fred, George, Ron e Ginny. Bravo. Beh, Fred è maggiore di George, però te la passo. E invece il materiale della bacchetta di Hermione qual è? Legno di vite e corda di cuore di drago. Magnifico. Altezza di Hagrid? 3 metri e mezzo. Fagli un'altra, fagli un'altra. Scope di Harry Potter? Nimbus 2000, 2001 e Firebolt. Ha avuto anche una scopa comune. E conta, sono 4 le scope. Va bene, me ne permetti un'ultima? Certo. Questa è difficile, Forse non la sa neanche il frate, la faccio anche a te. Allora ditemi, che numero compone Arthur Weasley nella cabina telefonica quando porta per la prima volta al Ministero della Magia Harry Potter? Dai, non esagerare, bro. Ragazzi, compone il numero 62442, che tradotto in una parola diventava magia, magic. Sai, se schiacci il 2 viene A, B o C. Sì, comunque oggi esco. Vestito così? Vestito come? E così normale, senza un travestimento, non so, guardia di finanza, guardia giurata, da cabina telefonica, da cappuccetto rosso che porta la merenda alla nonna. E ti pare. Buongiorno. Buongiorno agente. Favorisca libretto e patente per favore. Subito. A lei signor agente. Bene, ma lei non si trova nel suo comune di residenza e l'auto non è sua. E nemmeno sì, ha ragione signor agente. Mi ha scoperta. Però la macchina è di mia nonna che abita laggiù in fondo in quella casetta lì e mi ha chiesto di farle la spesa e di portargliela, è quello che sto facendo. Poi abita nel comune limitrofo al mio. Ottima scusa. Ma come ottima scusa? Ascolti, lei non sa chi è mio padre. Perché tua madre non te l'ha detto? Oh, come si permette? Scenda, perquisizione. Va bene. Mani qua, davanti. Signor agente, buongiorno. Lei è nuovo qua, non l'ho mai vista. Tutto a posto? No, normale controllo di routine. La perquisizione. Normale controllo di routine. Ma poi cosa ci fa lei in giro da solo, senza collega? Facciamo così. Se ne torni in caserma, signor agente, Uff.
Ciao Cappuccetto. Grazie, ciao. Hai proprio gli occhi Di mia madre, lo so. No, quello era Harry Potter. Tu hai gli occhi grandi della nonna. Ah, è vero? Sì. Grazie, ciao. Salutami la nonna. In che senso? Vabbè, dai. E anche oggi siamo tutti dalle Che occhi grandi che hai, Che zinne enormi! Quella era un'altra. Cabina telefonica. E cabina telefonica. Ti vesti da cabina telefonica e ogni tanto ti sposti, no? No, raga, oggi ho una scusa super. Nascita di figlio. Ve lo giuro, Allora esco, se dovessero fermarmi, gli racconto che ho la compagna che ieri ha partorito, che è in ospedale e adesso con le leggi sul Covid, sul virus, le dimissioni avvengono anche abbastanza d'urgenza e quindi sono in giro. Ah, compagna, Sentiamo il nome di questa compagna. Carlotta. Bro, quindi se aspetti un figlio dovresti avere anche... Braccialetto di nascita. Oh, come si chiamerà mai tuo figlio? Goku. 3,670 kg. Goku, guarda che bello. Guarda, c'è una bella casetta di lì. Hai visto? Hai visto quanto mare? Tantissimo. E voi? Chi siete? Maestro, io mi chiamo Krillin. E io sono Goku. Goku? Krillin? Sì. Ma che razza di nomi sono? Li hanno scelti tirando a caso le lettere dello scarabeo? Bei nomi, ragazzi! Oh, grazie, maestro. Grazie! Grazie. Grazie, grazie! Grazie al c***o! Non è possibile, bro. Ti rendi conto? Sto diventando zio. Sono zio, sì! Ma è scemo? Avranno battezzato con l'acqua del cesso. E non c'è altra spiegazione. Madre, pare che sono zio! Prof, ci vediamo più tardi. Esco. Va bene ragazzi, per oggi lezione finita, Mi raccomando, le tavole per giovedì via mail. Se no, chi non me le manda, sono costretto a interrogarlo martedì. Buon pomeriggio. Ciao. Prof, ma non si mangia ancora. Ma certo, guarda, ho appena finito adesso la DAD. Cosa ti va di mangiare a te? Tutto quello che vuoi tranne sushi che stasera lo mangio su Catherine. Con Catherine. No, su Catherine. Body sushi. Va bene, non approfondisco oltre. Ci facciamo una pasta? E va bene. Allora, potremmo pasta o al pesto o con la panna o al tonno, oppure una pasta al pesto col tonno e la panna. Che ci abbiamo qua? Cannavacciuolo, E il ragù? Beh, il ragù è sulla lista della spesa. Che doveva fare? Adel. E allora Chiamiamolo. Tra l'altro strano che non sia ancora tornato, almeno accompagnato da una guardia o qualcuno del genere. Vero. È proprio un record per lui, Lo chiamo. E chiamalo. Solitamente quando esce sta fuori al massimo un paio d'ore, ma quella volta lì è uscito ed è stato fuori tutta la mattina. Non risponde. E gli mando un audio. Mandagli l'audio. Ciao Adel. Sì, scusa se ti disturbo. Volevamo avvisarti che io e Alex stiamo per pranzare. Volevamo sapere se tu eri in arrivo. E nel caso se riesci ad andare a fare la spesa, che toccherebbe a te, sai. Sì, e abbiamo voglia anche di ragù. E visto che toccava a te fare la spesa, magari avevi modo di andare a prenderlo, ecco. Mi raccomando, il ragù quello senza soffritto, che mi fa un po' di fastidio. Sì. Già che passi, se non è un disturbo, ci sarebbe anche la carta igienica da prendere. La 6 veli, quella un po' morbida. E anche urgente il liquido lavastoviglie, quello bicomponente biologico, sì. Poi ci sono anche delle altre cose, ma sicuramente avrai preso la lista,
Vabbè, facci sapere, Grazie mille, scusa ancora il disturbo. A più tardi. Ciao, grazie. Col presente vocale è nostro intento scoprir ove vos signoria s'è intrattenuto, invece di acquistare lo sugo prezioso di trita di magro. Cordiali saluti, il suo condivisore anziano di casa. Ma come parla questo qui? Ma come cacchio parli, prof? Perché? Ma perché questo è un messaggio vocale? Ma dammi qua, cancellalo subito. Ma io non lo so, adesso te lo mando io il vocale, va. Adel, ma dove minchia sei? Guarda che devi fare la spesa, Manca ancora tutto, la pasta, il ragù, il detersivo. Muoviti e piglia anche la carta da culo, datti una mossa. Oh, invia. Non deve essere più lungo di 10 secondi, se no non lo ascoltano le persone, prof. Ma se fosse qualcosa di importante? E allora ti chiamano, va bene? Comunque non visualizza. Strano, Adel ce l'ha sempre attaccato al sto cellulare. Cioè, tu ricevi un messaggio, lo visualizzi e non hai tempo di rispondere. Male, non si fa. Per gente come te c'è un girone dell'inferno in cui ti vengono collegati 2 smartphone alle orecchie e sei costretto a ricevere infiniti messaggi vocali, tutti fatti con la voce della persona che più di tutte nella vostra vita vi è sempre stata sul c***o. Oh, senti, mangiamo quel che c'è. Sono molto d'accordo. Ma te, non eri un fan della cacio e pepe? E lo sono ancora. E allora facciamo la cacio e pepe che è la tua preferita. E io aggiungerei anche una doppio malto che è la tua birra preferita. E allora vado a apparecchiare. Ok, dai, raggiungimi. Dove sei? Guarda il radar. E dov'è? È quel tondo lì in basso a destra. Ok. Ok. Quindi? E quindi in quel tondo in basso a destra c'è un puntino giallo. Quello sono io. Raggiungimi. Ok. Ma scusami, se tu sei quell'esperto e io sono quello che sta imparando, perché non sei tu che raggiungi me invece che io che raggiungo te? È molto semplice, vedi, la missione non parte se non raggiungi quella zona lì. Quindi devi raggiungermi. Ok. Arrivo, Ok, ti vedo. Eccomi. Eccoti. Ok, prof, allora, adesso dobbiamo fare una missione molto importante, però è facile, ok? Ok. Ok, perfetto. Dobbiamo raggiungere un gruppo di spacciatori. Dobbiamo rubargli tutta la refurtiva. Ok, sarà veramente tanta roba. Quindi ci servirà un mezzo molto spazioso, meglio anche se corazzato. Poi andiamo da un signore della mafia, faremo finta di fare affari con lui, in realtà gli rapiamo il figlio, lo uccidiamo tutto l'esercito, d'accordo? Poi con il figlio rapito viaggiamo verso il confine, raggiungiamo un altro boss della mafia che è molto più ricco, più potente di questo, faremo affari con lui. Ci darà un botto di cash, un sacco di soldi. Però, ora che ci penso, secondo me, meglio se prima andiamo a svaliggiare l'armeria, perché ci servono un botto di armi. Perché dovremmo, insomma, avere un bel arsenale per fare questo scontro a fuoco. Secondo me, almeno 2 bazooka. Furto, omicidio, guerra. Ma io cosa educo a fare i ragazzi a scuola se poi tornano a casa e giocano con ste baccate? Ma scusami, a patto che noi ci arriviamo all'armeria, una volta che siamo lì, poi com'è che veniamo via da lì? Prenderemo un elicottero. Ma scusami, non è che è meglio? No, hai ragione. Prendiamo un carro armato, è meglio, più corazzato, più sicuro. Va bene, ma nel momento in cui poi andiamo dal signore della droga, dello spacciatore, insomma quello lì, e arriviamo con i bazooka, il carro armato e tutto, non è che si insospettisce un pochino? Troppe domande, prof, troppe domande. Va bene. Andiamo. Vai. Non mi devi sparare a me.
Devi caricare. Ma che cosa fai così? Vieni di qua che devi imparare a me. Mettiti dietro. No, dietro di me così, dietro di me lì. Sei morto. È stata dura. È stata dura. Allora vedi che lo ammetti anche tu che è difficile. No, prof, è stata dura giocare con te. Ma come? Ma se siamo anche riusciti ad arrivare alla fine? Ma dove? Ma non hai visto cosa usciva fuori dallo schermo? Sempre le solite scritte. Game over, sei morto, ti hanno beccato. Vabbè, però è stato divertente. Dai, comunque, un po' tardi, io vado a mangiare. No, siediti, andiamo avanti. Ma come andiamo avanti che te c'è appuntamento al sushi con Catherine? Ho già chiamato Catherine, gli ho detto che nonna non stava bene, andiamo avanti. Ma come non stava bene? Ma dai, ma finiamo domani, dai, su. No, siediti, altrimenti dico Adel di quella volta del sushi. Vai. Facciamoli fuori tutti questi lori di bastardi. Molto bene, così ti voglio. Da oggi tu non sei più il prof, ma sei soldato, crapa pelata. Signor, sì, signore. Molto bene, adesso andiamo a prenderci quel dannatissimo carro armato. Mi serviva già da ieri. Signor, sì, signore. Capitano, no! Ascolta. No, ascoltami tu, non parlare. È gravissima la situazione, non parlare. Ascolta. No, ti giuro che ti riporterò dalla tua famiglia, te lo giuro. Ascoltami. No, ci berremo ancora delle birrette insieme. Ascoltami, fammi parlare. Ti ho detto 1000 volte di non lanciare a caso le mine del bosco. Sei un grandissimo compagno. Sei un grandissimo combattente. No! Sei un grandissimo colonnello! No! Sei un grandissimo coglio! E niente. Faccio proprio cagare. Ma no, prof, no, hai combattuto con onore. Ma che onore! Era difficile la missione. Ma che è difficile, perché quando giochi te con Adel sembra che manco giocate lì rilassati, sembra che siete in relax, adesso sei tutto sudato, tutto disfatto, distrutto dalla vita, dai. Ma no, prof, con Adel è tutto un altro pianeta, lascia stare proprio. Ascolta, ti faccio un esempio. Per De André, quando finiscono le mani iniziano le chitarre, è tutta una cosa sola, capisci? Per Adel, ecco, quando finiscono le mani iniziano i pad. Poi lui fa quelle cose strane che, cioè, lo prende, si intreccia tutto, usa quasi la... No, guarda, lascia stare, non lo so. Vabbè, dai, chiamiamolo, vediamo se si è liberato. Ma che cos'è, uno sblocco tasti? Ma sì, è un vettore matematico. Vabbè, ma cosa te lo spiego a fare? Vai. È libero. Secondo me è in prigione. Ma che in prigione? Ma in prigione non ti lasciano il cellulare, dai. Ma che risposta? Pronto, prof? Colombo. Mio partito. Ok. Episodio 5, scena assurda 1, take 1, roll 1. Il più assurdo di così. Esagero timori minori, ci scherza sopra. Buongiorno, prof. Dai discorsi seri, evito i film tristi. Madonna,
ma guarda che si vedono. Madonna. Ma questo quando me l'avete messo? Ma infatti ne abbiamo È solo uno. favoloso. Dai, non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia. È troppo serio. Spin si dice. Quei polsi lì. Lo spin. No, è l'adolescenza. Dopo va, faccio pure il romano, va bene? Pensavo di esserne fuori, ma ci penso ancora. E cambio le parti peggiori, con altre inventate da me. No, dai. E non mi guardi, io non esisto, non mi guardo. Cazzo Ale, che occhi c'hai. No, non guarda, non tenere botta. Funzionarmi ancora come la prima volta e non ci riesco. No, io sto immaginato. Io che gioco così a SpongeBob. Invece andiamo a prendere quel dannatissimo carro armato mentre la spugna salta. E non ci riesco. Non è la stessa cosa, è un'altra brutta copia, è troppo serio. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Col presente vocale è il nostro intento scoprire dove sei andato a cacciare, vossignoria. Anziché essere andato a acchiappare il sugo di carne, di trita, l'hamburger e con la vaccinara. Comunque cordiali saluti, il suo condivisore di casa anziano. Ma come cazzo sta a parlare? Ma dai, ma parla come magna. Andiamoci. No.